Sono Claudia Elmi, lavoro per la Piccola Gerusalemme, che è un'associazione culturale nata per intuizione dell'ultimo ebreo nato qua a Pitigliano, Enrico Spizzichino, che è il figlio di Elena Servi, che è la presidente e la rappresentante della Piccola Gerusalemme, e gestisco insieme a una collega il Museo Ebraico di Pitigliano. All'interno della sinagoga, tra le varie iscrizioni in ebraico, tanti sono passi di salmi, altri sono i 10 comandamenti, c'è un rosone centrale in una parete dove c'è un passo del Salmo 137 che è quello che dice: se mi dimenticherò di te, Gerusalemme, misi inaridisca la mano destra. E questa è una frase che ricorre spesso proprio per non dimenticare, perché la memoria è necessaria per far sopravvivere le cose, i periodi. Questa è una mostra permanente e il tema è la memoria e sono tutti volti che si vedono e non si vedono, perché appunto ricorda la Shoah, quindi perdita di identità all'interno dei campi di concentramento e di sterminio. E noi abbiamo messo delle targhettine con dei nomi di persone originarie di Pitigliano che sono morte ad Auschwitz. La memoria è identità. Le leggi razziali fasciste ci tolgono i diritti e anche i doveri, il che può sembrare un privilegio, ma non era. I primi 5 anni sono di allontanamento dalla vita pubblica italiana. Dal 43 al 45, quando l'Italia viene occupata dai tedeschi, allora entra in pericolo la vita. La signora Elena Servi è la decana della comunità ebraica di Pitigliano, l'ultima rappresentante, memoria storica veramente vivente, perché essendo nata appunto nel 1930 si ricorda il momento in cui fu allontanata dalla scuola pubblica e poi la fuga con la sua famiglia dal novembre del 43 nelle campagne per scappare alla caccia appunto all'ebreo, no? Allora io, ripercorrendo con la memoria tutti gli spostamenti, allora ci spostavamo a piedi fra l'altro, e quell'anno ci fu anche tanta neve, per cui ne pestammo molta. Quindi noi, i pochi che erano rimasti a Pitigliano, presero ognuno una direzione diversa e lì si mostrò la capacità di aiuto, di comprensione, veramente ammirevole, soprattutto dei contadini. Ecco, noi scappammo l'11 novembre del 43, ci dirigemmo nelle campagne di Pitigliano e trovammo aiuto e rifugio prima nel comune di Pitigliano, poi diventò pericoloso, ma rischiava questa gente, ma vi rendete conto del pericolo? Che poco poco gli bruciavano la casa, poco. Il fatto che un popolo come quello ebraico sia giunto appunto fino ai giorni nostri con tutte le vicissitudini che ha subito dalla diaspora e poi sempre e comunque tutte le difficoltà, un popolo che non aveva uno Stato, è quasi un miracolo disperso nel mondo, no? Durante la permanenza a Mezzano, quindi dal gennaio al giugno, nel periodo invernale, era un inverno veramente freddo, nevoso, come quasi non se ne vedono più, sembra stupido dirlo, ma è così. Eravamo usciti da Mezzano perché il fattore ci aveva detto, lui era in collegamento con i carabinieri, insomma sapeva, aveva un sistema adottato, un cavallo bianco se non c'era pericolo, un cavallo nero se il pericolo esisteva. E quando questo pericolo esisteva noi uscivamo e di solito trovavamo ospitalità presso un contadino, nostro cliente, della zona di Pitigliano. Questo ricordare chi sei stato, che cosa hai passato, no? Fa in modo che non si esaurisca la memoria e che sia sempre viva, e quindi sì, fa proprio parte della loro cultura. Una volta rientrando a Mezzano c'era la neve, camminavamo in fila indiana, il babbo davanti, ma io avevo la fortuna di avere un paio di scarponi. Mia sorella, la maggiore invece,
aveva un paio di scarpette così, evidentemente, allora si portavano le gonne, evidentemente anche le calze leggere, camminava davanti a me e io vedevo una vena della gamba della mia sorella che diventava violacea, bluastra. Fui presa da un impeto di odio verso Hitler e Mussolini, perché non abbiamo fatto niente, perché dobbiamo affrontare disagi del genere. Ecco, ancora non avevo compiuto 14 anni, questo impeto di odio che mi fece male, proprio sentirlo dentro, che se avessi potuto, io credo, ecco, pur essendo una bambina. La comunità ebraica di Pitigliano risale alla seconda metà del 1500 e dovuta al fatto che Pitigliano era terra di confine con quelli che erano i possedimenti dello Stato Pontificio. Quindi all'epoca, alla metà del Cinquecento, governava questa zona la famiglia Orsini e quando il Papa Paolo IV emise la bolla papale con la quale rinchiuse gli ebrei di Roma e dei possedimenti dello Stato Pontificio nel ghetto, alcuni decisero di scappare a questo provvedimento, varcarono il confine e giunsero a Pitigliano. Pensate che la prima persona a cui si fa risalire diciamo, la presenza ebraica in Pitigliano fu quella del medico personale del conte Niccolò IV Orsini, il quale veniva dallo Stato Pontificio, da Magliano Sabina, dove gli ebrei erano stati costretti a vivere o nel ghetto di Roma o nel ghetto di Ancona. Lui chiamò Pitigliano, Sorano e Sovana terre del mio rifugio, quindi fu proprio terra di rifugio Pitigliano. Potevano vivere liberamente in mezzo alla popolazione cattolica, cosa che non era permessa in altri posti, potevano aprire i loro piccoli commerci, le loro botteghe artigiane. Gli Orsini dettero praticamente la possibilità di professare anche il proprio culto, infatti la sinagoga fu costruita nel 1598. Ma ci fu una convenienza anche per la popolazione, perché Pitigliano all'epoca aveva un'economia essenzialmente agricola, mancavano i piccoli commercianti, mancavano gli artigiani, gli ebrei erano l'uno e l'altro. Le cose cambiarono per la popolazione ebraica nel momento in cui però gli Orsini abbandonarono questa contea e il possesso lo presero i medici. E non subito, ma nel 1622 gli ebrei furono chiusi nel ghetto anche a Pitigliano. E questa è tutta la zona dell'antico ghetto. Il Museo Ebraico di Pitigliano è un museo molto particolare perché oltre la sinagoga si possono visitare degli ambienti quasi unici al mondo, che sono ambienti appartenuti all'antica comunità ebraica. In questa stanza è stato allestito il museo di oggettistica ebraica e era la prima stanza dedicata alla preghiera, la prima forma di sinagoga. È il primo luogo in cui i primi ebrei giunti a Pitigliano si riunivano per pregare. La parte dove sarebbe poi stato istituito il ghetto non era molto estesa, quindi le abitazioni si trovavano subito a livello della strada e gli ebrei, siccome non c'era molto spazio, utilizzarono delle stanze scavate nel tufo sotto il livello della strada per le loro attività di vita pubblica. Naturalmente queste stanze erano precedenti, quindi sono state utilizzate e adattate, a noi interessano per quanto le contestualizziamo nel momento del ghetto, perché si può visitare la cantina kasher, il macello, il forno per il pane azimo, il bagno rituale di purificazione, i locali della conceria e della tintoria, che sono proprio quelli dove adesso ci troviamo. Adesso scendiamo nella cantina kasher, che è stata appunto utilizzata dalla comunità ebraica, dove veniva prodotto questo vino kasher. Kasher significa adatto, puro, ad essere consumato da un ebreo e che segue tutta la legislazione della kasherut. E si può ripercorrere praticamente quello che probabilmente avveniva durante le giornate tipo degli ebrei di secoli fa. Questo è il locale del forno per il pane azimo. Qui avveniva la preparazione dell'impasto, vedete nella fotografia questo signore che si aiuta con questo bastone che si chiama gramola, con il peso per impastare appunto questo impasto, che poi veniva passato al bancone vicino dove le donne preparavano, lavoravano questo impasto, operando anche dei fori
Poi il risultato finale è questo. Il pane azimo è il pane senza lievito e senza sale, utilizzato per la Pasqua ebraica, e questo forno veniva aperto una volta l'anno soltanto per Pesach, fino ad arrivare addirittura al 1939, quando per l'ultima volta fu utilizzato il forno per il pane azimo. Poi appunto scoppiò la guerra e quindi la comunità si disperse. Che andò via nel 1938, non tornò più. Quindi oggi siamo rimasti pochissimi, poche unità, però dalla metà del Cinquecento ad oggi c'è sempre stata in Pitigliano una presenza ebraica. E in un paese come Pitigliano questa presenza ebraica, con questa presenza maggiore cattolica, è di esempio proprio per questo vincolo che c'è stato. Ognuno rimase nella propria fede religiosa, nelle proprie tradizioni, però con questo vincolo di amicizia, di affetto, di stima, ed è molto bello, molto significativo. Questa è la sinagoga ed è stata costruita nel 1598 grazie ai finanziamenti di un tessitore che si chiamava Leone di Sabato. Ha subito poi un crollo importante nel 1962 ed è stata in abbandono per più di 30 anni. Nel 1995 il comune di Pitigliano decise di recuperare l'area e di ricostruirla. Quindi c'è una parte che è stata solo restaurata, che è quella della balconata del matroneo, ma non crollò, mentre la parte relativa all'armadio sacro e alla teva invece è stata interamente ricostruita. È una delle 5 sinagoghe della Toscana, le altre sono Firenze, Livorno, Pisa e Siena. Di solito nei musei ebraici si può vedere appunto una sinagoga, il museo con tutta l'oggettistica e magari un mikveh, però riuscire a visitare con un biglietto tutto questo percorso è veramente, a detta di ebrei che sono venuti a visitarci, quasi unica al mondo.